Fa troppo ridere perché su Instagram ogni volta che metto delle storie mi chiedete: ma sei tornato o sei ancora lì? E fa troppo ridere perché in realtà ho troppe cose da postare e poco tempo per postare, e quindi sono rimasto indietro, anche se sono tornato da una settimana praticamente qua in Italia. In realtà devo ancora finire di postare tutte le cose del Giappone, ma come vi ho detto anche qua saranno gli ultimi paio di vlog e poi ho finito col Giappone, ma ci tenevo a raccontarvi le ultime cose che sono successe, siccome sono rimasto settimana scorsa a raccontarvi un po' come è andata il rientro, come è andata il ritorno, questa sensazione strana di... Io pensavo, mentre ero lì a Tokyo, pensavo che che tornando in Italia mi sarebbe mancato, diciamo, un po' non so, il mangiare la pizza, o quando ho arrivato nella mia stanza dico cavoli, finalmente un po' di riposo, cioè che un paio di cose avrei detto oh, finalmente sì, è bello il Giappone, però ho bisogno anche un po' di stacco. E invece queste cose non le ho avute, cioè semplicemente mi sto solo annoiando. Sì, è vero, ho più tempo per la mia routine, le mie cose, ma in realtà neanche troppo, perché mentre prima facevi le cose essenziali e poi dedicavi il tempo ad altro, a esplorare la città e altre cose, adesso invece non hai più scuse e quindi fai tante cose, ma diventa una routine lunga e non lo so, sto tentando una nuova routine del sonno, sto provando nuovi obiettivi, nuove cose, tante introspezioni, quindi ci sono delle invitate che arriveranno, ma ve l'ho già parlato anche nel video precedente e ve ne parlerò sicuramente. Tornerò anche a fare delle live, tornerò a fare nuovi contenuti, cose diverse. È arrivato un mio amico Matteo, quindi probabilmente avete già visto un video con lui, ne uscirà un altro a breve in cui parleremo di moda. E quindi niente ragazzi, sta andando abbastanza bene, dai, pian piano il rientro sta andando abbastanza bene. Sto continuando anche con lo yoga, la meditazione, la mia routine di capelli, sto continuando anche con i prodotti, quelli anticaduta di Mario Lorenzin, il brand italiano, quello di cui vi ho parlato. Mi sto trovando molto bene, anche loro super gentili, mi hanno supportato in questo viaggio anche dandomi prodotti per quando sono andato via. Vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata. Hanno questo siero rinascita che massaggiandolo sulla cute aiuta con l'anticaduta, quindi anche mentre ero in Giappone ho notato un leggero aumento di caduta dei capelli, ma tutto dovuto magari allo stress, a un tipo di acqua diversa là, eccetera. E quindi avere questo pensiero in meno dato da prodotti che utilizzi aiuta sicuramente, quindi grazie Mario Lorenzin. E adesso sono qua, ma volevo finire di raccontarvi perché cos'è successo dopo che me ne sono andato da Tokyo. Vi ho raccontato fino a Disneyland, che è l'ultima cosa che ho fatto prima di andare via praticamente. Abbiamo preso il volo e siamo andati a Okinawa. Perché Okinawa? Cos'è Okinawa? Okinawa è l'arcipelago di isole a sud del Giappone, quasi più vicine a Taiwan che al resto del Giappone, quindi hanno tutta una storia particolare. Non erano parte del Giappone, poi dopo la guerra c'è stata un'influenza americana, c'è stata un'influenza, tante cose che hanno influito e hanno creato questa cultura diversa all'interno di questo arcipelago di isole, e alla fine anche il Giappone adesso può dire di avere delle isole tropicali, quindi è bello che il Giappone parte dai tropici, dalle isole tropicali, fino all'Hokkaido, quindi a essere quasi in Russia, avere montagne, neve, ghiacciai, e quindi ha un po' di tutto. E quindi dato che abbiamo sempre visto online questi video pazzeschi di cose che ci sono, ed è a letteralmente 3 ore di aereo da Tokyo, abbiamo detto beh, gli ultimi 10 giorni invece che prenotarli li abbiamo lasciati liberi e abbiamo detto esploriamo un po' il resto del Giappone. Se vogliamo vedere Okinawa andremo a Okinawa. Il problema cos'era? Il problema è che eravamo a fine giugno, anzi a metà giugno, e fino a fine giugno c'è ancora la stagione delle piogge a Okinawa, e quindi diciamo che ho visto tante storie online di gente che si lamentava, ma che andava nel nostro stesso periodo durante la stagione delle piogge e si faceva una settimana solo di pioggia. E se sei a Okinawa nella stagione delle piogge non è che c'è molto da fare se piove tutti i giorni. È vero, magari può capitare che piova un giorno oppure una mezz'ora, un'ora, ma è tutto poco, cioè non è facile da prevedere. E quindi ero un po' preoccupato. Alla fine abbiamo detto non andiamo. Alla fine abbiamo detto andiamo comunque, mal che vada, vabbè, tanto ormai l'appartamento non ce l'avevamo più a Tokyo, avremmo dovuto prendere un hotel, quindi ci costava tanto quasi quanto andare a Okinawa. Il volo l'abbiamo pagato poco, mi sembra neanche 100 euro, andata e ritorno, e con questa compagnia aerea che si chiama Skymark da Haneda, ed era bellissima, a parte che hanno come sponsor i Pokémon, quindi già pazzesco. Tu arrivi lì ad Haneda, aeroporto pazzesco, vai lì, consegni le valigie con queste macchinette bellissime, le consegni al check-in sempre aperto, ti fai il tuo giro per Haneda,
vai a vederti gli aerei dall'alto perché c'è tutta il terrazzo per vederli, ti fai un giro, sembra un centro commerciale e poi prendi l'aereo bellissimo e arrivi a Okinawa molto semplicemente. E abbiamo avuto la fortuna che, e io l'avevo un mezzo previsto perché anche Sakura, il periodo di Sakura della fioritura dei ciliegi è arrivata in anticipo ed è finita in anticipo, che anche la stagione delle piogge è finita in anticipo confronto al solito. Quindi abbiamo avuto 10 giorni di sole, bellissimo, fortunatissimi. E cosa è successo? Siamo arrivati il primo giorno e siamo arrivati a Naha, che è sull'isola principale di Okinawa Honto, la città principale. Quindi abbiamo preso l'appartamento lì vicino alla zona principale, che è questa strada che si chiama Kokusai Dori, che è praticamente la strada, diciamo, tipica con tutti i negozietti, i negozi grossi, queste cose, quindi la via commerciale, dove a fianco c'è anche il Food Street Village o qualcosa del genere, che è tutto l'ambiente con i ristorantini, molto carino. Siamo arrivati subito caldissimo. Mai sentito un caldo del genere, c'era il 90% se non di più di umidità, quindi veramente diverso dal resto del Giappone. Però vabbè, insomma, poi è migliorato con gli altri giorni, ma il primo giorno c'era caldissimo. E poi per non pagare un'ulteriore cifra, perché avevamo le valigie purtroppo, e i locker ad Haneda costavano un sacco tenere le valigie lì. Spedirle costava comunque tanto perché da Okinawa c'è il volo da prendere, un casino. Potevamo darle ad amici, ma ce l'hanno detto troppo tardi e quindi alla fine abbiamo deciso di portarle via. E siccome Skymark ti dà 20 kg a testa, mi sembra, di valigie, noi avevamo una valigia extra, quindi abbiamo pagato poco, tipo 6 euro, qualcosa del genere in più, e abbiamo portato queste 3 valigie. E vabbè, diciamo che più che altro è stato un po' difficile portarle in giro, ma vabbè, abbiamo deciso di fare comunque sta vacanza, e invece di fare 3 isole che avevamo previsto di fare, abbiamo deciso di prenderla un po' più con calma e fare 2 isole, e la prossima volta poi vedere in caso di fare le altre. L'isola principale, Okinawa Honto, con qualcosa attorno, e poi Miyakojima, che è un'isola un bel po' più in là, ancora un'oretta di volo da Okinawa, e là anche lì un piccolo arcipelago, vedere altre isole. Volevamo vedere anche Ishigaki, mi sembra, solo che alla fine anche lì richiede una vacanza a parte se vuoi fare le cose con calma. In più contate che Okinawa non ha i mezzi che ha il resto del Giappone, e ci sono i bus ma sono meno frequenti, c'è molta meno gente, c'è meno turismo, c'è comunque turismo ma è un turismo diverso, e quindi è molto consigliato avere la patente internazionale, cosa che noi non avevamo fatto perché devi farla per forza prima di partire per la vacanza. Quindi ancora in Italia. È una semplice traduzione, costa anche poco, ti dura un anno, ma non l'avevamo fatta perché non avevamo la certezza di andare a Okinawa. E vabbè, abbiamo detto in caso, mal che vada, facciamo in altro modo. Abbiamo fatto in altro modo e in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Un po' noleggiando in alcuni casi bici elettriche, un po' facendo tour guidati, siamo riusciti a vedere tutto quello che volevamo vedere. E abbiamo dedicato la sera che siamo arrivati a Kokusai Dori, il giorno successivo alla città, quindi a Naha. Quindi non siamo andati a vedere grosse spiagge o altro, semplicemente abbiamo visto le cose principali della città di Naha, quindi il castello di Shuri, che tra l'altro è in ricostruzione dopo che è stato incendiato, Fukushuen Garden, questi giardini bellissimi a tema un po' cinese, quindi è una cultura molto particolare. Prima di essere Okinawa, l'isola si chiamava Ryukyu e quindi ha tutta questa cultura Ryukyu che si vede in tante cose, vedi l'influenza di altri stati, molto particolare. Poi c'era la spiaggia Naminoue, che è la spiaggia della città, piccolina ma interessante, già lì si inizia a vedere un bel mare, e poi prendendo un piccolo bus c'è l'Umikaji Terrace, quindi questa terrazza vicino all'aeroporto, perché l'aeroporto è vicino a Naha, con una zona commerciale che dà sul mare, questa spiaggetta, molto carino. Poi la sera siamo tornati lì, abbiamo visto il Makishi Public Market e Heiwadori, che è sempre attorno alla strada principale, tutto lì attorno, questo mercato pubblico, tutto molto bello, molto vero, molto autentico. Mi è piaciuta Okinawa e soprattutto è molto diversa da come me l'aspettavo, è molto più grande, soprattutto Naha eccetera, e diciamo che in realtà attorno ha la zona principale e il porto, ma attorno la città non è che c'è tanto da vedere, però la zona principale è molto bella. Abbiamo provato ovviamente la soba di Okinawa, questa soba tipica che in realtà sembra più che altro ramen, più che soba, ed è il cibo che costava meno, quindi abbiamo mangiato spesso. Tsuboya Yuchimun Street, quindi un'altra zona da vedere con tutta una questione di artigianato. Lì hanno questi 2 leoni che vedete ovunque, davanti a tutte le case, uno con la bocca aperta, uno con la bocca chiusa, e è parte della cultura Ryukyu e li vedete in tutte salse diverse. Uno con la bocca aperta dovrebbe accogliere la fortuna e quello con la bocca chiusa invece non lasciare andare la fortuna da davanti la casa. C'era un Don Quixote bellissimo, abbiamo prenotato
prenotato i vari tour per i giorni successivi e questo è stato il primo giorno. Come fare se non hai la macchina? È prenotando i tour, quindi noi abbiamo fatto il calcolo che in realtà coi soldi con cui avremmo prenotato la macchina abbiamo detto ci facciamo dei tour guidati, perché alcune cose le raggiungevamo in bus. Altre però non avevano orari comodi e altre cose, quindi abbiamo detto su internet, su Klook o su altre piattaforme abbiamo trovato dei tour guidati che ti portavano lì, facevano i giri e tornavano ed è andata benissimo, quindi abbiamo fatto così, ve li consiglio tantissimo. Uno dei tour che abbiamo fatto è Ryukyumura, quindi questo villaggio particolare che è un po' una specie di parco divertimenti, che detta così sembra una cavolata, a tema Ryukyu, quindi ti fa vedere tutta la cultura Ryukyu, quindi quella di Okinawa originale, con danze tipiche, cose tipiche, ci sono spettacoli, c'è il gelato loro tipico ed è stato molto molto interessante, quindi in realtà lo consiglio, è una cosa molto particolare. E poi invece la Blue Cave, quindi abbiamo prontato questo snorkeling in cui ci hanno dato la tuta, la muta da sub e tutto, c'era da scegliere sia di fare sub che di fare snorkeling, ma noi abbiamo scelto di fare snorkeling per questa volta e praticamente ti portano in questa zona dove c'è questa grotta blu e vai a vedere i pesci tropicali, ci sono dei pesci bellissimi, vai a vedere l'acqua, stai con loro e poi vedi la grotta blu, che non è niente di particolare, ma vabbè, c'hanno quella e ti fanno vedere quella, però il mare è veramente bellissimo, essendo una Okinawa Honto vulcanica, se non sbaglio, comunque quelle attorno, le Kerama Island eccetera sono vulcaniche, l'acqua è veramente corallina, l'acqua è trasparente, molto bella, molto colorata, con dei pesci bellissimi, tra l'altro ti davano del mangime che davi da mangiare ai pesci, quindi ti arrivano lì, molto bello. Alla sera abbiamo assaggiato il taco rice Hana, che è una cosa tipica, non mi è piaciuto tanto, è semplicemente un taco senza la tortiglia, quindi anche quello hanno preso da un'altra cultura. Siamo andati a vedere 51 Beach, Uramaeda, quindi altre spiagge lì attorno e poi siamo tornati a casa. Terzo giorno, altro tour. Abbiamo fatto il tour più lungo, quindi con questo bus guidato, a vedere tutte le cose, diciamo, principali che non potevamo vedere. Tra l'altro questo acquario, che è il Churaumi Aquarium, dove c'è una delle vasche più grandi del mondo, dove c'è lo squalo balena. Quindi siamo andati a vedere questo acquario incredibile, bellissimo, pazzesco, qualcosa di incredibile. C'era non solo quello squalo lì, ma c'era squaletti, mante giganti, c'era anche fuori tutto un parco oceanico, quindi c'era la zona con i delfini, dove hanno fatto lo spettacolo con i delfini, c'erano le tartarughe marine, c'erano i lamantini e poi c'era tutta la zona con il parco che faceva vedere la fauna e anche la flora di Okinawa, molto molto interessante. E poi ti portava al capo più, non dico quello più a nord, ma quasi di Okinawa, a vedere lì dall'alto Kuri Island, quindi quest'isoletta da vedere con questa spiaggia molto carina, Cape Manzamo, che è quello il punto fotografico da vedere, e l'American Village, che invece è una zona molto particolare, quindi tutte le zone che comunque si faceva fatica a far da soli, fatte in un tour solo, costava tipo 40 euro, una roba del genere, quindi bellissimo, e poi ti riportava a Hana. E l'American Village invece è un po' data dai soldati americani che durante la guerra avevano le basi americane a Okinawa, e quindi un po' per il loro intrattenimento è stato costruito questo villaggio che assomigliava un po' a quello che loro avevano in America in quel periodo storico, quindi dà un po' quell'area un po' di America di una volta. C'è questo gelato tipico che anche quello arriva da lì, Blue Seal, che lo trovate ovunque, praticamente i 3 souvenir che trovate a Okinawa sono di Blue Seal, una loro birra famosissima che trovate ovunque e un'altra roba schifosissima che si chiama Spam, ed è praticamente questo maiale in scatola, questa carne in scatola, che anche quello arriva da questioni di guerra, degli soldati che avevano questa carne in scatola eccetera, e praticamente è diventata parte della cultura, l'hanno messa ovunque, quindi ci sono dei piatti loro tipici proprio con sta Spam e c'è gente che ne va matta. Io l'ho assaggiata, ragazzi, e veramente non è che fa schifo, però quasi. E vabbè, insomma, c'era quello. E quindi abbiamo mangiato lì, abbiamo visto moromaci anche lì, e la sera abbiamo mangiato il rafute, che invece è questa carne tipica che loro hanno, molto molto grassa ma molto buona. Gli altri 2 giorni invece siamo andati a vedere delle isole che si chiamano Kerama Islands, quindi prendendo un traghetto che c'è solo la mattina presto e bisogna prenotarlo, quindi è veramente difficile, e a posti limitati, e alla sera si torna presto, quindi è abbastanza difficile andarci, ma ne vale tanto la pena. Siamo andati a vedere un giorno un'isola, un giorno un'altra. Perché? Perché è lì dove ci sono le spiagge più belle di Okinawa.
Okinawa, almeno quelle che ho visto io. La prima isola del primo giorno era Tokashiki, la seconda Zamami. Tokashiki, un po' più facilmente raggiungibile, è l'isola più grande di queste Keram Islands, quindi queste sono vulcaniche. Ha un villaggio letteralmente di 20 persone, 30, forse un po' di più. Per ogni spiaggia, ci sono 2 spiagge principali, noi siamo andati solo in una perché l'altra era difficile da raggiungere senza la macchina. Però il bello è che essendo che eravamo in bassa stagione, perché la gente non era ancora pronta, che era finita la stagione delle piogge, ma ancora la gente che non lo sapeva hanno prenotato per luglio e non per fine giugno, quindi non c'era molta gente. E in più i posti sul ferry, sul traghetto, sono limitati, quindi non c'è per niente tanta gente lì sulle spiagge. Questa spiaggia bianchissima, mare bellissimo, e tra l'altro abbiamo comprato la maschera per fare snorkeling, abbiamo fatto un pranzo tipico da questa signora lì dentro questo ristorantino vicino al supermarket, bellissimo, veramente tipico, soba di Okinawa. Abbiamo preso la maschera per fare snorkeling e nel mentre che eravamo lì a vedere questi pesci bellissimi che c'è coralli, ma non è tutto coralli, ci sono tipo delle macchie di coralli, no? Quindi tu vedi i pesci girare soprattutto attorno a queste macchie. Noi nuotavamo lì, a un certo punto mi giro e vedo vicino a Claudia questo serpente marino. Allora siamo scappati via, abbiamo chiesto al bagnino e ha detto no, non è pericoloso, non è velenoso, cioè non c'è da preoccuparsi. E invece poi ho guardato online ed è velenoso, però è un serpente comune che in realtà non attacca gli esseri umani, è abbastanza timido di natura e quindi di solito sta lontano. E a noi fatalità però ci è capitato di vedere un serpente bello grande, non era una biscia, era proprio un serpente vicino a noi, ha fatto un po' di che, ecco, quindi da lì abbiamo fatto snorkeling un po' più lontano. E la sera abbiamo fatto un giro Okinawa, Honto, abbiamo mangiato fuori e abbiamo preso il gelato Blue Seal. E tra l'altro abbiamo scoperto una zona di Okinawa, di Na, che è anche più moderna, ci sono centri commerciali e altro, quindi carino. Secondo giorno Zamami, invece Zamami abbiamo visto 2 spiagge principali perché è più piccola, si arriva anche a piedi da una spiaggia all'altra. In mezzo c'è questo villaggetto dove abbiamo mangiato, anche lì qualcosa di tipico, bellissimo, pieno di gatti tra l'altro. Ah no, è a Zamami che abbiamo incontrato il serpente marino. Vabbè, insomma, non cambia niente. Nella spiaggia di Furu Zamami. E poi abbiamo mangiato in questo izakaya, siamo arrivati alla sera e abbiamo assaggiato i pancake di Okinawa e le crepe tipiche di Blue Seal. Ed ecco qua, questo è il mio viaggio a Okinawa Honto e non vi parlerò di Miyakojima perché quello lo tengo per un prossimo vlog, non voglio rendere questo troppo lungo. Il giorno successivo semplicemente, perché comunque contate che ogni giorno avevamo anche la nostra routine da fare, da postare video, insomma un po' di cose, abbiamo comprato dei souvenir, abbiamo portato le valigie, siamo andati nell'aeroporto di Na e siamo partiti per Miyakojima, quindi 45 minuti circa di volo, sempre con Skymark, bellissimo, siamo arrivati in questo aeroporto bellissimo di Miyakojima, piccolissimo, super rilassante, super moderno, in cui scendi e sei direttamente nella foresta, Miyakojima, isola super naturale, e da lì abbiamo iniziato gli ultimi giorni là, di cui vi parlerò nel prossimo video. E tra l'altro in aeroporto ho assaggiato quel tamago porco onigiri, quindi con dentro la spam, hanno questo onigiri con dentro l'uovo e quella spam, quella carne in scatola, orribile. Io ho dato 2 tentativi e non mi è piaciuta per niente in entrambi i casi. Ovviamente Yoshino, abbiamo preso un po' di souvenir e siamo tornati. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualsiasi domanda io sono qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!